Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Michele. È stato finalmente rilasciato da pochi giorni l'aggiornamento SDK per il nostro amato DJI Mavic Mini, ovvero la possibilità per sviluppatori esterni di programmarlo e aggiungere attraverso applicazioni di terze parti nuove funzionalità, come ad esempio il tanto atteso Follow Me, Active Track, il supporto ad occhiali FPV e così via. Insomma, ora le possibilità per questo DJI Mavic Mini sono davvero infinite e c'è tanto entusiasmo nel nostro ambiente. Comunque non si tratta certo di una novità, la possibilità di programmare droni DJI è già presente, ad esempio sul DJI Mavic Pro, dove è possibile scaricare l'app Litchi, sicuramente la conoscerete se siete un po' addentrati nel settore droni DJI, che permette di aggiungere varie chicche molto interessanti. Ma c'è da fare un'importante precisazione per evitare problemi e incidenti. Quando andiamo ad installare un'applicazione di terze parti non certificata dalla casa madre, in questo caso DJI, andiamo a volare con un'applicazione non ufficiale, andando contro le clausole della garanzia e della DJI Care Refresh. Cosa significa questo? Significa che se volerete con applicazioni diverse da quella originale e ufficiale DJI, quindi DJI Fly per quanto riguarda il DJI Mavic Mini, in caso di incidente, crash, problema accidentale o meno, la garanzia se ne laverà totalmente le mani, come mi è stato confermato dall'assistenza tecnica DJI in questa chat sul sito ufficiale dji.com. Se ve lo steste chiedendo, DJI all'atto della riparazione del vostro drone è in grado di risalire tramite i log di volo o la black box all'applicazione utilizzata per il controllo radio, quindi in caso di utilizzo di applicazioni di terze parti non certificate verreste subito sgamati. Inoltre volare con applicazioni non certificate di terze parti significa anche volare con meno sicurezza e con possibili problemi di stabilità del drone, dell'app stessa e anche dei comandi e delle funzionalità di volo, che potrebbero non funzionare a dovere, quindi prestate davvero molta attenzione. Il mio consiglio infatti è quello di utilizzare queste applicazioni di terze parti solo a garanzia terminata per evitare problemi e di piangersi addosso in caso di incidenti, magari con la DJI Care Refresh attiva che in caso di problemi se ne laverebbe totalmente le mani. Bene ragazzi, spero di avervi schiarito un po' le idee. Questo video era doveroso perché in tanti sicuramente andrete ad installare queste applicazioni e preferisco che sappiate a cosa andate incontro in caso di problemi e incidenti. È sempre meglio volare consapevoli di quello che si sta facendo. Ora però voglio sapere voi cosa ne pensate. Utilizzerete queste applicazioni? Sì? No? Vi interessa così tanto l'Active Track e il Follow Me e tutto quello che potrebbe essere implementato sul DJI Mavic Mini? Parliamone qui sotto nei commenti e se avete dubbi o domande non esitate a chiedere, io sono come sempre a vostra totale disposizione. E inoltre se questo video vi è piaciuto e volete supportarci ci basta un semplice like, un commento, una condivisione, iscrivetevi al canale se l'avete già fatto e attivate la campanellina per non perdervi le notifiche dei nostri nuovi prossimi video. E direi quindi che questo è davvero tutto, volate sempre con la testa che è la garanzia più importante. Noi ci vediamo al prossimo video sempre qui su Addicted to Tech. Ciao ragazzi!